Che cosa sta succedendo al Chelsea e quali sono le conseguenze di questi problemi, di queste notizie che stiamo leggendo in queste ore, per quanto riguarda poi il pagamento del trasferimento di Lukaku dall'Inter? Ce lo avete chiesto in tantissimi, ovviamente bisogna fare chiarezza in questo momento, ne abbiamo parlato all'interno del gruppo Telegram ufficiale di Passione Inter e ovviamente soprattutto nel club di Passione Inter, quindi abbiamo deciso di rispondervi con l'episodio di oggi in cui andiamo a fare un punto della situazione, cerchiamo di fare chiarezza appunto su tutto quello che sta avvenendo in casa Chelsea e vi portiamo poi soprattutto dei documenti ufficiali tramite i quali informarci in maniera chiara e come si deve fare soprattutto in questi casi. Chiudiamo poi l'episodio di oggi con qualche piccola notizia di mercato legata appunto alla situazione del Chelsea che chiaramente sta facendo discutere moltissimo, sia in Inghilterra soprattutto, ma anche in Italia, ma ovviamente in tutta Europa, considerando il blasone del club di cui stiamo parlando appunto in queste ore. Andiamo però con ordine, quindi cerchiamo di partire subito spiegando la situazione in casa Chelsea, che cosa sta succedendo al Chelsea appunto. Sono nati dei problemi molto, molto rilevanti in queste ore, appunto, in casa Chelsea, problemi che nascono soprattutto dalla proprietà di Roman Abramovich, sono legati chiaramente anche alla situazione della guerra in Ucraina e una guerra che ha portato innanzitutto Roman Abramovich, che è un imprenditore di origine russa che penso conoscerete, aveva acquistato il club nell'ormai lontano 2003, portandolo poi sul tetto d'Europa, investendo tantissimi soldi. Ecco, Roman Abramovich lo scorso 2 marzo aveva innanzitutto annunciato con un comunicato ufficiale sui canali del club la propria decisione di vendere il Chelsea, di mettere in vendita il Chelsea, questo ovviamente legato anche ai suoi rapporti con il presidente russo Vladimir Putin. In seguito poi all'annuncio della cessione imminente del club, la gestione del Chelsea è passata poi alla Chelsea Charitable Foundation e Abramovich aveva nello stesso contesto annunciato anche che i soldi della cessione sarebbero stati poi utilizzati a sostegno anche delle vittime della guerra in Ucraina. Stiamo parlando di veramente tanti soldi se consideriamo che il Chelsea viene valutato attorno ai 3 miliardi di euro, questa era la cifra di cui si era parlato nei giorni scorsi. Nelle scorse ore però è arrivato un colpo di scena, ovvero il governo inglese ha ufficialmente annunciato di aver congelato tutti i beni di Roman Abramovich, tra cui il Chelsea ovviamente, in seguito a quelle che sono state le sanzioni messe in campo dal governo inglese contro gli individui legati al presidente russo. Quindi Abramovich in questo momento non può esercitare alcun potere sul Chelsea, la cessione del Chelsea è stata bloccata e tutte quelle che sono le attività appunto legate al Chelsea sono state completamente bloccate o quasi, perché vi faccio vedere all'interno del sito gov.uk una notizia tramite la quale appunto è stata concessa, fa sapere il governo inglese, una licenza per poter permettere comunque al Chelsea di andare avanti e quantomeno di chiudere questa stagione. Una licenza che, vi ho messo la pagina in traduzione per chi ci sta guardando in video, riassume in 3 punti questo atto. Il primo punto, i beni del proprietario del Chelsea sono stati congelati come parte della dura azione contro il regime di Putin. Questo è il primo punto di cui vi ho già parlato. Il secondo punto, con una nuova licenza che è stata emessa, appunto, il club può continuare ad operare per adempiere ai suoi impegni. Secondo punto molto importante che fa capire come comunque si vada avanti almeno fino al termine di questa stagione, considerando che questo blocco è stato imposto fino al 31 maggio. Questa licenza è valida fino al 31 maggio, quindi quello che andremo a leggere in questo momento è valido fino a quel momento e il governo, terzo punto, vuole proteggere la piramide del calcio, i tifosi e gli altri club. Per chi non lo sapesse, la piramide del calcio è il modo con cui viene chiamato in Inghilterra il sistema a partire dalla Premier League, la vetta, fino alla base, ovvero il calcio dilettantistico, il sistema di base giovanile, eccetera. Dopodiché, nel corso dell'articolo leggiamo alcune specifiche riguardanti questa licenza speciale che, come detto, scade il 31 maggio, nella quale viene sottolineato come la vendita del club sarebbe bloccata dal governo. Tramite questa licenza, però, il governo diventa una sorta di intermediario, nel senso che dovesse qualche nuovo proprietario farsi avanti o qualcuno fosse interessato all'acquisto del Chelsea, dovrebbe interfacciarsi con il governo per portare avanti la trattativa di vendita e i soldi però della cessione del Chelsea non andrebbero a Roman Abramovich perché appunto è stato congelato in questo momento. I trasferimenti
non sono consentiti, quindi è tutto bloccato per il Chelsea, sia dal punto di vista dei prestiti che, degli acquisti e delle cessioni e anche dei rinnovi di contratto, di cui parleremo tra poco, e poi è tutto bloccato tutto ciò che può portare al club degli incassi, quindi nuovi biglietti non possono essere venduti, sono in vigore, rimarranno validi quelli che sono stati già venduti, non saranno venduti nuovi biglietti, sono stati chiusi gli store e anche il negozio online in questo momento è bloccato perché appunto sono stati bloccati i beni, non c'è la possibilità di portare nuovi incassi all'interno del club. Una decisione molto dura alla quale seguono poi altre iniziative molto molto pesanti, come a partire dal main sponsor 3 che campeggia sulla maglia del Chelsea, sullo stadio Stamford Bridge e non solo, e la compagnia telefonica proprio in queste ore ha annunciato che in seguito alle sanzioni del governo ha chiesto al club di sospendere la sponsorizzazione e di togliere il logo di 3 appunto da tutto quello che è legato al Chelsea. E attenzione anche alle voci che stanno circolando in queste ore riguardanti la Nike, perché sarebbe una mazzata veramente enorme per il Chelsea anche il blocco della sponsorizzazione della Nike, se consideriamo che il Chelsea aveva firmato soltanto nel 2016 un contratto della durata di 15 anni dal valore complessivo di oltre 1 miliardo di euro, per farvi capire di quali cifre stiamo parlando. Per cui il Chelsea è in una situazione veramente molto molto difficile, dove non può ottenere dei ricavi, sono costretti a mantenere gli impegni di spesa che sono stati presi prima di questo 10 marzo, sia con i tesserati, con i dipendenti e non solo, ed è una situazione che può portare delle conseguenze veramente molto gravi, sia per il presente, sia per la stabilità poi futura del club, che ovviamente anche dal punto di vista delle possibili penalizzazioni, eccetera, oltre che alla fuga di campioni di cui magari però parliamo dopo. Ora veniamo alla parte che però interessa di più ai tifosi interisti e alla community di passione Inter, ovvero che cosa succede adesso con i soldi di Lukaku, con i soldi che l'Inter deve incassare per Romelu Lukaku. Era stata pattuita questa cifra in estate, di cui adesso andiamo a parlare, adesso la vediamo nei documenti ufficiali, una cifra superiore ovviamente ai 100 milioni di euro, molto molto importante per i conti dell'Inter. La risposta è piuttosto semplice e ve la mostro, come vi dicevo, direttamente dal bilancio consolidato pubblicato dall'Inter lo scorso gennaio, dove andiamo a pagina 5 a leggere che nei mesi di luglio e agosto 2021 il gruppo, cioè l'Inter, ha trasferito le prestazioni dei professionisti Achraf Hakimi al Paris Saint-Germain e Romelu Lukaku al Chelsea. Su Hakimi si legge 66,5 milioni di euro al netto del contributo di solidarietà della FIFA, che sono stati completamente incassati in maniera diretta per 22,5 milioni di euro ed in maniera indiretta per 41,1 milioni di euro. Stessa formula utilizzata da Romelu Lukaku al Chelsea per una cifra di 113 milioni di euro, al netto sempre del contributo di FIFA di solidarietà, ma con 22 milioni,6 che sono stati già incassati in accordo appunto con seguendo gli accordi che erano stati pattuiti la scorsa estate con il Chelsea, e la restante parte invece l'Inter si aspetta di incassarla nel giro di 12 mesi, a partire dal giugno scorso, tramite la cessione pro soluto ad un factor, di cui adesso vi parliamo e vi spieghiamo che cos'è. Quindi rimarrebbe fuori questa seconda parte. Tramite queste cessioni poi si legge che l'Inter ovviamente ha messo in sicurezza il club e tutto quello che sappiamo poi, di cui abbiamo parlato molto molto spesso. Abbiamo detto però la cessione pro soluto al factor. Che cos'è questa cessione pro soluto al factor? Ve lo faccio vedere in una definizione tecnica che poi vi vado a spiegare in maniera più semplificata, ma è abbastanza chiaro secondo me. Nel caso in cui l'azienda scelga il factoring pro soluto, potrà liberarsi subito di ogni forma di responsabilità nel caso di inadempimento da parte del debitore, ottenendo liquidità immediatamente spendibile in cambio di una commissione di una commissione di gestione. Il factor quindi acquisterà il credito in via definitiva e si occuperà in modo diretto della sua riscossione. L'azienda cedente, in questo modo, potrà andare a consolidare la propria struttura patrimoniale grazie all'immediata disponibilità del credito smobilizzato. Questa è la definizione tecnica, fatta in maniera molto molto semplice, credo che sia comprensibile, però ve lo spiego brevemente. L'Inter vende Lukaku al Chelsea stabilendo questa cifra di 113 milioni di euro che abbiamo letto nel bilancio. I primi 22,6 milioni di euro l'Inter li ha già incassati con gli accordi appunto stabiliti con il Chelsea, mentre la cifra restante, circa 90,4 milioni di euro, l'Inter li incassa entro 12 mesi dallo scorso giugno appunto,
ma da una terza figura, ovvero il factor che anticipa questi soldi. Questi soldi sono stati dati o vengono dati, non sappiamo ancora se sono stati dati o meno perché non abbiamo nuovi documenti ufficiali all'Inter dal factor, e poi il factor andrà invece dal Chelsea a riscuotere questi soldi e poi vedranno loro se a rate o in altre maniere. Il factor ovviamente che cosa ci guadagna? Ci guadagna una commissione per la gestione di questa operazione, che potrebbe essere soprattutto a carico dell'Inter, ma probabilmente immagino anche dal Chelsea. Quindi si incassa delle commissioni per fare questo tipo di lavoro. Non sappiamo a quanto ammontano queste commissioni, visto che appunto nel bilancio, come abbiamo visto, non c'è scritto, magari lo scopriremo più avanti. In ogni caso, la cosa più importante da sapere è che tramite questa operazione, quindi, gli ultimi sviluppi relativi alla situazione del Chelsea di fatto non creano alcun problema all'Inter per quanto riguarda quindi il resto della cifra da incassare per Lukaku, ovvero quei circa 90 milioni di euro. Fermo restando inoltre che, a prescindere dalla modalità utilizzata dall'Inter in questo caso, ma utilizzata anche da altri, non è chiaramente la prima volta che si vede un tipo di operazione fatta in questo modo, per incassare i soldi di Lukaku, la licenza concessa dal governo che abbiamo letto poco fa prevede appunto che il Chelsea debba comunque pagare gli obblighi esistenti prima del 10 marzo 2022 in base appunto agli accordi di vendita. Questo per rispondere quindi alle domande che ci avete fatto voi. Spero che sia stato tutto chiaro. Prima di salutarvi però voglio fare anch'io una domanda a voi che mi state seguendo in questo momento, perché la situazione al Chelsea, come detto, è molto molto delicata. Come accennavo prima, dovesse ulteriormente precipitare, non si può chiaramente escludere una partenza di massa di tanti big di questa rosa durante il prossimo mercato estivo, a meno che non venga esteso questo blocco del Chelsea, a meno che non venga, se viene rinnovata questa licenza dopo il 31 maggio o meno. Quindi se il Chelsea rimane bloccato e non può vendere né comprare nessuno, allora tanti saranno costretti a rimanere al Chelsea, altrimenti non si può escludere appunto una cessione di massa. Differente chiaramente la situazione legata ai giocatori in scadenza di contratto, perché in questo momento i rinnovi sono bloccati, quindi ci sono tanti giocatori che al termine di questa stagione potranno andarsene a parametro zero. Ci sono diversi nomi molto interessanti, a partire da Christensen, già accostato all'Inter, Aspilicueta, molto molto interessante lo stesso, entrambi però sono dati molto caldi verso Barcellona. C'è Rudiger, un ex difensore della Roma, classe 93, molto molto interessante, ma poi in rosa, vi dicevo, ci sono anche tanti altri calciatori ovviamente fortissimi che, nel caso in cui la situazione dovesse precipitare, potrebbero anche decidere di lasciare il Chelsea. E vi faccio vedere quindi la rosa, li ho messi per valore di mercato. Il giocatore con il più alto valore di mercato secondo Transfermarkt in questo momento nel Chelsea è Romelu Lukaku, seguito da Mason Mount, quindi Kai Havertz, Reece James, Timo Werner, N'Golo Kanté, Matteo Kovacic, anche lui ex interista, c'è Jorginho, Christian Pulisic, Ben Chilwell, Rudiger di cui abbiamo parlato, Christensen è lo stesso, Ziyech, Hudson-Odoi, Mendy, Loftus-Cheek. Comunque una grande squadra molto molto forte, ovviamente arriva anche da una Champions conquistata abbastanza di recente. Marcos Alonso molto spesso accostato all'Inter, diciamo che oggi l'Inter si è messa nelle condizioni di non aver più la necessità di andare su Marcos Alonso probabilmente. Io vi chiedo allora di farmi sapere chi prendereste voi, se doveste farmi un nome, su chi andreste per rinforzare l'Inter tra i giocatori appunto di proprietà del Chelsea, nel caso in cui ci fosse la possibilità di andare ad acquistare da un Chelsea in difficoltà. Io vi mando la provocazione: un Lukaku in prestito secco per una stagione potrebbe anche far comodo, direi. Fatemi sapere che cosa ne pensate anche voi. Se mi avete seguito fino a qui, fatemelo sapere mettendo nei commenti l'emoji, facciamo l'emoji dei soldi, visto che abbiamo parlato soprattutto di questo tema all'interno dell'episodio di oggi. Vi ricordo che alle 19:30 saremo in diretta come ogni giorno, risponderemo all'interno della diretta alle vostre domande ulteriori, se le avete su questo tema e non solo, quindi mi raccomando iscrivetevi subito al canale, così poi ci rivediamo in diretta alle 19:30. E come sempre vi ricordo che anche questo contenuto lo abbiamo realizzato grazie al supporto della nostra community, quindi se vuoi sostenerci, se volete sostenerci anche voi, se volete continuare ad avere ogni giorno aggiornamenti, approfondimenti, dirette, nuovi contenuti, potete sostenerci tramite gli abbonamenti che trovate su YouTube col tasto abbonati, oppure sul nostro sito www.passioneinter.club per entrare a far parte della community dei sostenitori di Passione Inter.